Eccoci qua con un altro inchiostro di De Atramentis, con il calamaio ormai quasi inconfondibile, nel senso che è abbastanza unico nel suo genere, con questi due anelli, con queste svasature che lo fanno assomigliare quasi ad un rocchetto, con il suo calamaio da 45 ml, anche se a volte, persino sul loro sito, non si comprende bene se è da 50, da 42, da 40, insomma, comunque sull'etichetta c'è scritto 45 ml. Un calamaio con, ve l'ho già presentato, quindi vado un po' veloce, un'imboccatura che non è troppo larga ma nemmeno troppo stretta, insomma riusciamo a farci passare delle penne, anche delle belle penne come l'Aurora 88 Big Minerali. Questa poi è veramente una delizia, una grande varietà di inchiostri, tonalità un po' per tutti e molte linee, molte variazioni sul tema, qualche linea dedicata alle pietre preziose, quindi ai minerali, ai fiori, ai paesaggi, a quelle brume, a quei cieli, insomma c'è da sbizzarrirsi. Oggi parliamo del Purple Violet, una tonalità che sì, non è così diversa da altre, nel senso che ce ne sono di simili, le possiamo trovare persino in Pelican, in Monteverde, mi viene in mente anche Robert Oster, insomma ce ne sono sul mercato, per non parlare di Diamine, ma questo mi piace molto, lo trovo intenso, pieno, insomma vale la pena provarlo, è inutile che ve lo racconti così. Un calamaio che si trova attorno ai 15-16 euro e lo pone tutto sommato in diretta concorrenza, per esempio con il Pelican Edelstein, che sappiamo essere un inchiostro di qualità e diventa quindi un riferimento quando si parla di inchiostro per penne stilografiche. Lo proviamo come sempre su una carta d'uso comune, il blocco Blasetti, l'Ariston, 60 grammi, insomma proprio il block notice che capita spesso di avere in scrivania, negli uffici e quindi dove spesso anche le nostre stilografiche poggiano il pennino. Visto che pienezza anche di inchiostro, di colore. Questa è la... Un inchiostro scorrevole, pieno, non lascia per contro molto spazio alle variazioni, sembra di usare un pennello nuovo, quindi con tutta la frangia ben allineata, e quando andiamo a stendere il colore, soprattutto con un pennino tronco, è un piacere, perché c'è un pieno che scorre come se il pennino scorresse su un film che lubrifica e si pone per l'appunto fra una carta anche un pochettino grezza come questa e il pennino per l'appunto. Assolutamente valido, stiamo parlando del Purple Violet. Poi lo esamineremo più da vicino, vado a fare la solita prova, quella consueta su carta Rhodia. E qui si apre un mondo. Bello pieno, denso, e qui però cominciano a vedersi delle sfumature.
Questo non ve l'ho detto, ma credo si sia visto, è un pennino italico. Ok, lo provo anche sul Fabriano e Coqua. Qui l'ho provata col tratto sottile, che poi andremo a vedere, e ci metto a fianco questo che è il pennino italico una bella tinta, non c'è che dire. Comincio dal blocco di carta comune, una finitura non certo all'altezza di un pennino così blasonato, ma non è niente vero. C'è una caratteristica di questo inchiostro che mi ha colpito particolarmente, e anche questo, sì, lo so, mi direte Marco, lo dici quasi di ogni inchiostro, ma sì, sono tanti, ce ne sono tanti da scoprire, e anche questo lo sto mettendo alla prova a lungo termine, nel senso che me lo sono acquistato perché mi piace un sacco. Il tratto comune e la cosa che mi ha conquistato è che funziona nella stessa buona maniera su una carta un po' grezza come questa, ma anche come questa, che lo è ancora di più, guardate, una carta veramente, non dico da pacchi, ma quasi, tanto quanto sulle carte più vellutate, sulle carte più rifinite, come ad esempio questa è la carta Rhodia che abbiamo provato prima. Qui, a differenza di altre carte, come si può apprezzare, rispetto ad altre carte abbiamo anche un accenno ad un pochettino, ma proprio poco variazione, cioè la gamma di questo inchiostro non è molta, anzi è decisamente poca, relegata alla tonalità, quel suo baricentro di viola che secondo me incarna davvero appieno un pochettino, forse appena più scuro di quello che ci si potrebbe aspettare immaginando il viola, ma a me piace davvero molto. E anche, come potete vedere, un'altra cosa che apprezzo è che con un pennino sottile come questo, un extra fine, anche se è un extra fine Aurora un pochettino leggermente sovradimensionato nella gradazione, vedete che mantiene la stessa tonalità, lo stesso timbro che ha anche con un pennino italico come quello che ho provato poco fa. Anche su una carta come questa, che è quella di Fabriano e Coqua, non ci sono particolari sfumature, se non la variazione impressa dal tratto, quindi dal grado, da sottile al pieno, e qui si può apprezzare, ma anche in quello, vedete, sottile, l'intensità, cioè il colore, resta quello. Passa il foglio? No, scusate, passa il foglio? No, non lo passa, perché come vedete su una carta comunque da 85 grammi come questa di Fabriano non lo passa nemmeno su quella Rhodia. Non passa, questo qua è un segno che non c'entra niente perché è un colore verde, e quindi questa è un'altra freccia al suo arco, un'altra insomma qualcosa che ce lo rende più simpatico di altri inchiostri, perché si può utilizzare, vediamo sulla carta da 60 grammi come quella del blocco, ecco qui dove ho fatto le prove sul pennino, 60 grammi, siamo già in allerta perché si vede, comincia a lasciare il segno. Vediamo girando pagina, infatti girando pagina mi trovo abbastanza presente questa colorazione. Avevo anche un'altra prova, eccola qua, dove ho segnato con un altro inchiostro, in un'altra prova, una pagina segnata con lo stesso inchiostro di una prova precedente, eccola qua, però col tratto extra fine. Allora in questo caso diciamo non passa il foglio, perché l'extra fine, come vedete, rende l'altra parte del foglio spendibile e usabile. Evidentemente è il pennino, quello più largo, questo italico che ho provato, che invece, vedete, lascia il segno. Quindi ancora una volta assolviamo questo fatto, a meno di utilizzarlo su pennini così generosi che insomma più o meno con tutti gli inchiostri lasciano un po' il segno. Una cosa che mi ha colpito e che vi ho accennato, fermo là, è quello che questo inchiostro veramente si adatti un po' a tutte le carte.
l'ho provato su questa che è comunque una Clairefontaine, l'ho provata ecco persino sulla nuova Ecoqua di Fabriano, che non è una carta che ahimè apprezzi moltissimo, eppure anche qui non ha fatto una piega. E anche sulla monocromo, per esempio, scusate gli scarabocchi, ma mi serve per provarne tanti, ma davvero tanti, volta per volta, anche qui scrive molto bene nonostante sia una carta abbastanza grezza, porosa, lo dico nel senso buono. Quale inchiostro può ricordare? Partiamo dal 4001 della Pelikan, solo per farvi mettere in evidenza le differenze invece tra i due pennini. È più violetto, un po' più magenta, questo è decisamente più scuro, quindi non è vicino al Pelikan 4001, invece comincia ad avvicinarsi un pochettino al De Atramentis, il Lavander blu, che avevo già recensito in un'altra occasione. Questo invece è il Purple, il Violet, che ho provato in questo momento, che come vedete è molto simile, però è un po' più scuro, è un po' meno ciclamino rispetto al Lavander, e poi mi ricorda un pochettino due inchiostri della serie di Monteverde, sia della Collection Gemstone che della Sweet Life, che credo tutto sommato siano anche molto vicini come formulazione. In questo caso troviamo una tinta un po' più pastellata, cioè meno satura, però molto vicina, ecco, questo per rendervi l'idea. Quello invece di Atramentis è più vibrante e un po' più deciso, diciamo anche violento, se il viola può essere violento. E a voi tutti amici, grazie come sempre per aver seguito anche questo video. Se vi interessano gli argomenti che tratto nel canale, iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre informati sulle uscite dei contenuti, su tutte le novità. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento e, perché no, anche un like. Ciao a tutti amici e alla prossima!